Mentre la Superbike ha fatto una pausa lunghissima di più di un mese, nell'altro paddock, ovvero quello della MotoGP, si sono corse tante gare ed è successo il putiferio a livello di mercato. E oggi con il pre-Superbike andiamo a vedere che cosa può succedere e analizziamo il circuito di Misano che sarà teatro della prossima gara. Prima di iniziare vi ricordo che oltre a iscrivervi al canale per supportarmi, sto cercando ancora sponsor per chiudere il budget per le gare che farò all'IDM. Quindi se volete sostenermi in questa avventura, scrivete nella mail qui sotto. Primo video nel nuovo studio, partiamo subito forte e la copertina di questo video è abbastanza eloquente. Sappiamo benissimo tutti che ci sono state due mosse di mercato nel paddock della MotoGP un po' in controtendenza, ovvero Martin che sale sulla nave Aprilia e Marquez che occupa quel posto molto pesante di fianco a Bagnaia che Martin tanto desiderava. In realtà, sinceramente, penso che Martin abbia fatto benissimo, che si stia disegnando la sua strada e poi comunque vincere con una moto che, obiettivamente non è la favorita, c'è sempre un po' più di gusto. Noi però qui non parliamo di MotoGP, parliamo di Superbike. E che cosa è successo in questa pausa? Ci sono stati gli agognati test nella pista di Cremona, pista che sapete nella quale sono un giorno sì e l'altro pure e che ha fatto molto discutere al bar sul fatto del suo essere pronta o meno a ospitare un evento del genere. Quello che posso dirvi è che l'autodromo ha fatto tantissimi sforzi e sono sicuramente a livello per ospitare un evento del genere. In più, per essere safe, non hanno voluto esagerare ed hanno organizzato in accordo con Dorna un round con solo la Supersport, la Superbike e hanno lasciato a casa la Supersport 300, anche se sarebbe potuta essere una bellissima pista per loro, però per problematiche di paddock è stato scelto così. Io non capisco, ve lo giuro, non capisco i detrattori di Cremona. È l'impianto più nuovo in Italia, ci tengono, lo migliorano, bel layout, ottimo asfalto, ma cosa c'è che non va? Ricordiamoci che si dice sempre le gare del BSB bellissime, sì, ma lo sapete che corrono a Brands Hatch e Knockhill, Cadwell Park? Eppure è pieno di pubblico e anche è pieno di moto in pista. Quindi Cremona lo vedo come il minore dei mali. E anche a livello di paddock, per il quale si è discusso moltissimo, ma signori, si corre a Most che ha 3 box in croce e i bilici devono essere parcheggiati all'Isca di Pesce, se no non ci stanno. Cremona è un paradiso a confronto. Comunque, discorso autodromo a parte, il più veloce dei test di Cremona è stato Remy Gardner, che ha sfondato il muro del 29 facendo 28,8. Come in tutte le piste piccole, tutti molto vicini a cronometro, ma è normale che sia così e arriviamo adesso all'argomento caldo, ovvero i test di Misano. E lì, ragazzi, Toprak ha sfondato il cronometro facendo 1:32,5, che è il nuovo record ufficioso per la categoria e del circuito. Considerate che l'anno scorso Bautista, facendo la pole position, ha girato in 33,0. Qua parliamo di mezzo secondo, non bruscolini. E a quei livelli mezzo secondo, ragazzi, è tantissimo. Quindi brutte notizie per tutti gli avversari. Mi ricordo ancora quando Toprak ha firmato con BMW. Ecco, è alla fine della sua carriera, non vincerà mai più niente, lo hanno rovinato e puntualmente qualche mese dopo eccoci qui. Ma se ci vincesse il mondiale, che cosa succederebbe? E poi, del discorso MotoGP e BMW, il CEO di BMW ha dichiarato che vogliono avere prima successo in Superbike, ma se Toprak davvero vincesse il titolo, chi pensate che ci mettano di là? Toprak vince, fai la moto per esordire in MotoGP il primo anno e prendi piloti a caso? Non credo che sia quella la strada. Ed ecco, è presto fatto il duello Marquez-Toprak. Ma ci pensate quei due duellare in staccata con le MotoGP? Roba proprio da non pensarci. Da non dimenticare poi il discorso Iannone, che è tornato a correre quest'anno, ma da buon frequentatore dell'altro paddock penso che abbia preso il suo anno in Superbike come trampolino di lancio, anzi di rilancio nel suo caso, necessario appunto per rilanciarsi e cercare di tornare di là. In ogni caso è un pilota molto forte e ben voluto dalle alte sfere di Ducati, quindi ci sta che ragioni in quell'ottica lì. Proprio in questi giorni poi ragionavo sul fatto che, seguito il mio ragionamento, in questi anni abbiamo visto le Superbike sempre più veloci e sempre più vicine alle MotoGP, parlando di cronometro, tempi alla mano, anche se a livello di moto sono due mondi completamente distanti. Ma la domanda che mi frulla nella testa da un po' è: ma se alle MotoGP mettessimo le Pirelli, cosa succederebbe? Capite, Pirelli è entrata quest'anno nel paddock dei prototipi equipaggiando Moto2 e Moto3. Tutte e due le categorie hanno polverizzato i record in ogni classe. Al Mugello in Moto3 Olgado ha fatto 53,9. Prendete la Supersport
600 Next Generation del CIV, quanti sono i piloti che fanno 53? Meno di 10. Con questo tempo nel 2023, ovvero l'anno scorso che il CIV era ancora Pirelli, sarebbe partito in nona piazza nella 600 Next Generation, cioè proprio follia. Mentre l'anno prima, che la Moto 3 era ancora Dunlop, il record è stato 56,0, il che vuol dire ben 2 secondi. Ripeto, 2 secondi a quei livelli sono un'eternità. Detto questo, veniamo a Misano, che sarà il prossimo round Superbike, quarta gara dell'anno, e siamo a un terzo di campionato perché le gare sono 12. Misano sarà molto importante anche in ottica mercato campionato, perché da lì in poi ci sarà un altro mese di pausa e poi 3 gare abbastanza ravvicinate che animeranno un po' l'estate: Donington, Most e Portimao. Attenzione, perché ci sarà anche una wildcard d'eccezione, ovvero Mr. Michele Pirro, che viste le limitazioni di wildcard in MotoGP, con Ducati ha scelto di partecipare al round di Superbike con la Panigale V4, e vi assicuro che, essendo grande conoscitore del circuito, può tirare fuori l'asso dalla manica. A proposito di meteo, sarà un fattore fondamentale a Misano. Perché? Perché siamo vicini al mare e la pressione è molto altalenante, e Misano è un posto nel quale quando fa caldo lo fa per davvero, e quando è veramente caldo la pista è anche discretamente scivolosa. Ora vediamo un onboard lap mio a bordo della Ducati Panigale V2 di VRS proprio a Misano. Ed eccoci qua sul rettilineo della partenza e anche quello dei box. È la prima curva che affrontiamo, appunto la variante del parco. Prima curva a destra un po' più aperta, subito cambio di direzione a sinistra più chiusa, ma l'unico obiettivo è quello di fare la linea corretta per poter accelerare il più forte possibile qui e portare la maggior velocità possibile alla staccata delle Rio. La prima delle Rio molto chiusa, attenzione perché è anche leggermente in discesa, la seconda leggermente più aperta, e anche qui l'unico obiettivo è fare la linea corretta per uscire il più forte possibile sul rettilineo che ci porterà alla frenata della quercia, che è la frenata più importante del circuito, nella quale non è importantissima la linea. Le moto più piccole utilizzano linee più rotonde, mentre i 1000 possono stare anche leggermente più a sinistra, ma importante è lo scambio qua per portarsi a sinistra e preparare la staccata del tramonto, che è fondamentale per fare un buon tempo a Misano. Per quale motivo? Perché dopo il tramonto dobbiamo accelerare forte, perché qua c'è il lungo rettilineo che ci porta al curvone. Qua è importante fare una traiettoria corretta per prepararsi il maggior spazio possibile per affrontare a full gas il curvone. Ecco qua, sono andato anche leggermente largo, e poi frenare sempre con la moto inclinata per poi affrontare la prima del carro veloce e rallentare sempre di più fino al carro stretto. E da qua ho sbagliato, non mi era entrata la prima. Qua è molto importante venire via fortissimo per affrontare la Misano 1, e attenzione perché è la prima curva a sinistra dopo tanto tempo, e poi c'è la Misano 2 che è una curva dove bisogna frenare molto forte, ma attenzione a non perdere scorrevolezza per fare un buon tempo, uscire con una buona velocità sul rettilineo. Il circuito è relativamente piccolo, è lungo 4200 metri circa, ed è un circuito destrorso, si gira in senso orario. Infatti le curve a sinistra sono i punti da stare attenti a Misano, soprattutto quando fa freddo, perché la spalla dello pneumatico rimane fredda appunto sul lato sinistro. Dopo la quercia infatti attraversiamo la pista per spostarci a sinistra per affrontare il tramonto. Da lì in poi abbiamo rettilineo, curvone a destra, frenata a destra per il carro veloce, riaccelerazione inclinati a destra, frenata al tornantino del carro che appunto è sempre a destra, e immediatamente fuori dal carro dobbiamo cambiare direzione e inserire molto velocemente alla Misano 1, che è la prima curva a sinistra dopo parecchio tempo. Cioè capite già da soli che è teatro di molte ecco, chiusure di anteriore. Altro punto dove è possibile cadere spesso è la prima delle curve del Rio, in quanto è una staccata molto importante, è sempre molto difficile fermarsi, anche perché è leggermente in discesa e molto chiusa. Qui anche chi è a posto con il setup, quando si esagera e soprattutto nelle condizioni di molto caldo, appoggiare la moto è un attimo. Misano poi è bellissima perché è una pista che si presta proprio al sorpasso. Praticamente se ti prepari bene puoi sorpassare quasi dappertutto, e un punto nel quale chi sarà più in bolla farà la differenza è proprio la variante del parco, che è uno dei posti più infami di Misano, per svariate ragioni. La prima è che è interpretabile, permette più linee diverse e la si fa forte lo stesso. Quello che conta è comunque l'inserimento nel sinistra, che
va preparato. Infatti la variante del parco è composta da due curve. La prima è appunto la prima curva del circuito, che per quanto sia una staccatona non bisogna mai perdere troppo la velocità per arrivare forte alla curva 2, che è molto più stretta. Quindi un destra veloce e un sinistra stretto, che è un bel problema soprattutto per le partenze. Infatti a Misano, quando partono le gare, ma di qualsiasi categoria, mondiale, italiano, trofei, è sempre un po' complicato il districamento del gruppo nelle prime curve, perché la variante del parco è letteralmente un imbuto e tutti ci provano con block pass e manovre strane, quindi anche lì sarà determinante per chi vuole vincere stare davanti fin da subito, soprattutto nella Super Pole Race. Misano poi ha due rettilinei che sono più lunghi di quello della partenza, ed è quello che va dalle Rio alla Quercia e quello del curvone, e le rispettive curve di uscita su questi rettilinei sono fondamentali in gara perché permettono a chi è dietro di preparare il sorpasso. Io purtroppo avrei voluto presenziare nel paddock per parlare con qualche amico, portarvi qualche contenuto live, ma sarò ad Hockenheim a provare la pista per la prima volta e monterò anche per la prima volta sull'RSV4 gli pneumatici Pirelli che utilizzerò all'IDM. Infatti sapete, se mi seguite, che utilizzo sempre le Bridgestone e ci sarà una grande differenza nell'utilizzo della moto e anche nel cronometro. Non so quando vedrete questo video, che è uscito martedì 11 giugno, ma ricordatevi che giovedì esce un video bellissimo al quale abbiamo lavorato molto, e visto che mi dite sempre Edo, i video tecnici, se non vi vedete il video che esce giovedì vengo a casa a prendervi. Quindi noi attendiamo che cosa ci riserverà il weekend di Misano, e siccome la domenica appunto della gara di Misano starò tornando da Hockenheim, il post Superbike uscirà lunedì, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, salvatevi la playlist dei post Superbike per non perdervi il video, e con il post Superbike ci vediamo lunedì. Ciao!